Il video di oggi è dedicato a Venezia e in particolare alla Biennale d'Arte 2019. Sono stata lì lo scorso weekend durante l'inaugurazione ed è stato stupendo. Non potevo quindi non condividerla con voi. La Biennale d'Arte si svolge ogni 2 anni e dura sempre da maggio a novembre. Venezia si riempie di opere d'arte, sculture, installazioni, artisti, ma soprattutto di mostre e di tantissime diverse attività. Poi si viene catturati dai 1000 colori e non si sa davvero dove guardare prima. Venezia è stupenda e secondo me perdersi tra le stradine rende la passeggiata quasi un gioco divertente. In occasione della Biennale le cose da vedere sono tante, quindi vi spiego un po' cos'è e come è organizzata. Si tratta di una mostra che si svolge in diversi luoghi della città e ha come sedi principali l'Arsenale e i Giardini. Ogni nazione partecipa proponendo all'interno di un proprio spazio espositivo un artista o più artisti, quindi o una mostra personale o una mostra collettiva. Questa mostra nazionale, chiamiamola così, è sempre legata al tema principale dell'iniziativa. Quest'anno, ad esempio, il tema della Biennale è May You Live in Interesting Times. Si tratta di un'espressione inglese che viene utilizzata spesso, ma solitamente con ironia, e che può avere un doppio significato. Da una parte si intende tempi di pace e di omologazione, quindi tempi fermi. Dall'altra, al contrario, momenti complessi però che sono di sviluppo e di sfida. Ogni artista per ogni nazione ha dato una propria interpretazione di questo tema ed è quello che, secondo me, rende la Biennale un luogo in cui si incontrano non soltanto diverse culture, ma soprattutto numerosi punti di vista, tutti diversi. Per accedere all'Arsenale e ai Giardini si paga un biglietto di ingresso standard che costa 25 €, però vi sono delle riduzioni in base ad esempio all'età oppure alla professione. La mia zona preferita è sempre stata l'Arsenale, quindi io comincio sempre da lì la mia visita. E anche quest'anno posso confermare che mi è piaciuto moltissimo. Il percorso inizia con un'esposizione generale curata da Ralph Rugoff. La sua scelta degli artisti può sembrare complessa, ma in realtà si è basata sulla volontà di dimostrare come gli oggetti possano essere visti da diverse prospettive. Quindi gli artisti in mostra propongono alternative di significato o di scopo ad oggetti che sono di uso quotidiano e a situazioni che viviamo quotidianamente, appunto. Tutto questo per stimolare il ragionamento e sottolineare la funzione sociale dell'arte come strumento di pensiero in realtà critico nei confronti del mondo che ci circonda. Superata l'esposizione collettiva, si inizia la visita dei padiglioni nazionali. In Arsenale ce ne sono circa 25, tra cui alcuni dei miei preferiti. Il primo è la Turchia, caratterizzata dalla videoarte e dalla interazione con oggetti dimenticati. Sempre in Arsenale poi c'è l'Italia, con un labirinto di opere e suoni in cui ci si perde volentieri alla ricerca di un percorso personale e libero che mette un po' in sfida appunto l'osservatore. E poi infine, sempre all'Arsenale, c'è l'Arabia Saudita, dove è stata allestita una stupenda installazione di land art. Di alcuni di questi padiglioni vi parlerò in un mio prossimo video sui miei 3 padiglioni preferiti di tutta la Biennale 2019. Con lo stesso biglietto si possono visitare anche i giardini, lo stesso giorno o in qualsiasi altro momento, dipende un po' da come vi siete organizzati. Lì l'organizzazione ai giardini è simile, infatti c'è un padiglione centrale con un'esposizione collettiva degli stessi artisti che sono presenti all'Arsenale, ma con un allestimento completamente diverso.
Visitata la zona principale, passeggiare fra i padiglioni nazionali nei giardini è, secondo me, rilassante ed entusiasmante allo stesso tempo, soprattutto nelle giornate di sole. Anche qui si trovano una trentina di paesi, ognuno con un suo spazio e ognuno quindi con un suo artista rappresentativo. E sembra quasi di entrare e uscire dai confini di un mondo che è fatto di tante culture differenti. Questo è ciò che secondo me è più bello, ciò che più io amo della Biennale, perché apre gli occhi su come l'arte e la società si influenzino a vicenda e poi dà la possibilità di viaggiare all'interno del mondo dell'arte, visitando in realtà soltanto una città, Venezia. Qui ai giardini alcuni padiglioni mi hanno entusiasmato più di altri. Per me un must da visitare è l'Inghilterra. L'artista a cui è dedicata la mostra temporanea è Katie Wickes, che lavora sul rapporto tra lei in quanto persona e gli oggetti nello spazio che la circonda. E l'allestimento delle opere è attraverso 6 sale con installazioni e sculture per lo più. Un altro padiglione imperdibile è quello del Belgio, insieme però anche all'Israele, che consiste in una finta clinica del presente o del futuro in cui si prende un numero, si attende il proprio turno e si è pronti per sfogare le proprie rabbie attraverso un'azione che diventa anche performance, in cui i protagonisti diventano le persone stesse, quindi diventiamo noi. Come per l'Arsenale, anche ai giardini io ho trascorso un'intera giornata, quindi se state programmando di andare a visitare la Biennale vi suggerisco di prendervi un paio di giorni, decidere di appunto spenderli più o meno uno ai giardini e uno all'Arsenale e di portarvi se potete anche uno snack per riuscire ad andare durante la giornata liberi per i padiglioni. What is poetry? This is difficult to say, especially for me. Poetry is a breath turn. Al di fuori di queste 2 sedi ci sono poi da poter visitare gratuitamente diversi padiglioni nazionali sparsi per tutta la città. Se siete alla ricerca di opere interessanti, il consiglio che vi do è quello di fare un giro nella zona del Ponte dell'Accademia. Lì si ritrovano tutti vicini fra di loro diversi padiglioni, tra cui Portogallo, Bulgaria, Iraq, Montenegro e anche la Malesia. Sempre nella stessa zona vi consiglio di visitare la mostra The Spark Is You, con opere di artisti persiani e iraniani e con lavori legati moltissimo al tema della Biennale, quindi il tema appunto dell'oggetto visto da altre funzioni e prospettive, ma soprattutto e in particolare al rapporto tra la parola e le opere d'arte. Questa è solo una delle tante mostre temporanee che sono organizzate durante tutto il periodo della Biennale dai diversi musei e dalle istituzioni della città. Per me, sinceramente, è stato impossibile riuscire a visitarle in un fine settimana, perché ho deciso di dedicarlo esclusivamente alla Biennale. Però, se siete alla ricerca di informazioni utili e di qualche link, vi lascerò alcune delle principali nell'info box di questo video in descrizione. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se siete già stati in Biennale e se vi è piaciuta, oppure se state programmando di andare e se avete bisogno di qualche altro consiglio. Grazie mille e alla prossima!